Voglio iniziare il video di oggi raccontandovi una storia. Quando ero alle medie, ero amica di questa ragazza e passavamo tutti i giorni insieme. Ogni pomeriggio ero a casa sua, ogni pomeriggio uscivamo insieme, ogni pomeriggio eravamo inseparabili. Era una ragazza molto molto dolce e mi trovavo bene con lei, passavamo delle giornate tranquille e non mi sentivo mai giudicata in nessun modo. L'unico problema era che questa ragazza era un'enorme brutta influenza su di me. Quando eravamo insieme non facevamo mai compiti, non studiavamo mai. Mi aveva portato proprio a volermi ribellare su tutto e su tutti. Con lei ho fumato le prime sigarette, con lei ho bevuto le prime birre. In quel periodo io pensavo di stare bene, ma non era effettivamente così, perché pian piano questa amicizia ha cominciato a diventare sempre più tossica nel momento in cui io dipendevo da lei emotivamente e lei si era resa conto di questo potere che aveva su di me e molto spesso ne approfittava. La seguivo ciecamente in ogni singola cosa e questo non è mai bene nei confronti di nessuno. Da lì ho imparato l'importanza di tagliare certe amicizie, seppur importanti, e andarsene via. Le amicizie sono molto importanti, come ho anche spiegato nell'ultimo video che è qua o qua, non mi ricordo mai dov'è. Ma ogni tanto ci ritroviamo in situazioni dove queste amicizie non sono né sane né ci portano effettivamente qualcosa nella vita. Può essere difficile, ma sapere come chiudere una relazione, un'amicizia con rispetto, secondo me è una delle cose fondamentali da saper fare. Con gli anni, io in primis sono una persona che allontana molto spesso le persone per i miei motivi, ok? Perché ho paura di aprirmi con tante persone e ho paura di lasciare entrare le persone dentro ciò che penso. Ma per altri motivi. Però ho sviluppato, secondo me, un buon processo per riuscire a concludere delle amicizie in maniera sana e rispettosa nei confronti dell'altra persona. La primissima cosa da fare è ovviamente riconoscere i segnali. Tutto ciò che potremmo definire come red flag, la costante negatività, la mancanza di fiducia o un rapporto non bilanciato delle dinamiche. È importante e non è da egoisti mettere il proprio well-being di fronte a tutto. Questa è una cosa che secondo me è importante rimarcare, perché molto spesso ci dimentichiamo di come all'interno di una relazione ci siamo anche noi. È un noi, loro e noi. E spesso magari ci dimentichiamo di esserci all'interno di questa amicizia. Una volta che hai identificato delle cose che secondo te non vanno bene all'interno di un'amicizia, la cosa fondamentale è parlarne. Per quanto sia spaventoso, per quanto faccia paura parlare alle persone, per quanto sia difficile esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni con qualcuno, la cosa più importante è parlare con la persona interessata. Esprimere i propri sentimenti in maniera rispettosa sempre e in maniera aperta. Questo non aiuterà soltanto l'altra persona a capire che cosa stanno facendo di sbagliato all'interno delle amicizie, ma anche te stesso, perché molto spesso dall'altra parte ci sono delle risposte, ci sono delle motivazioni e essere in grado di ascoltare anche quelle motivazioni ti può aiutare a capire come migliorare nelle prossime amicizie o come evitare in principio determinate amicizie. Terzo step, navigare le emozioni. Concludere un'amicizia può portarti a pensare di essere in difetto, sentirti in colpa, triste e magari anche sollevato. È importante sapere che ogni singola emozione che stai provando è valida, è ok. Un consiglio che darei a me stessa per le prime volte in cui mi sono sentita in colpa, male o anche sollevata di aver concluso un'amicizia è ok, le tue emozioni sono valide, ciò che stai provando è valido e ok. E il fatto che tu ti sia messa in primo posto ogni tanto non è un difetto. Essere egoisti ogni tanto non è un difetto. Certo è che se stai allontanando tutte le singole persone che ti si avvicinano nella vita, allora forse Giulia potresti farti anche un piccolo ragionamento in più. Però se questo non è il tuo caso, è ok, è letteralmente ok. Nel caso in cui ti dovessi ritrovare ad avere dei problemi più seri riguardo a queste emozioni, ovviamente vai da uno specialista. Quarto step, definisci dei limiti. Durante e soprattutto dopo la fine di un'amicizia sono importantissimi i limiti che vengono settati con le altre persone. Permettono a te di sapere entro dove puoi stare e all'altra persona entro dove non può andare. Quindi nel momento in cui finisci un'amicizia, soprattutto magari nel momento in cui ne state letteralmente parlando, definisci se vuoi sentirli ancora, se non vorresti sentirli mai più, se preferisci nessuna comunicazione. Definiscilo e dillo subito. Esprimi ciò di cui hai bisogno e ciò che vuoi. È importante anche per l'altra persona capire come siete, come procederà questo tipo di relazione. E ricorda che concludere un'amicizia non è un fallimento. È semplicemente un segnale di crescita e di autoriconoscimento dei propri bisogni.
riconoscendo chi non merita il tuo spazio, riconoscendo chi non è un'amicizia positiva per te e allontanandoli dalla tua vita, fai spazio per persone che effettivamente possono avere un impatto positivo sulla tua vita e sulla tua persona. Spero ti sia stato utile in qualsiasi modo questo tipo di video con le mie esperienze, e like, subscribe, le solite cose da youtuber. Ciao ciao ciao.